Ciao e ben trovato a questa prima puntata di Il Consulente. Mi chiamo Vlad e sarò il tuo specialista a portata di un click per i prossimi minuti. Parleremo di finanza, attualità e tanti altri argomenti che interessano soprattutto le nostre tasche. Cercherò di spiegarti in maniera molto semplice utilizzare tutte le offerte finanziarie presenti sul mercato a partire dai semplici fondi pensione per arrivare ai prodotti complessi, per migliorare il tuo presente e, perché no, cominciare a pensare al tuo futuro. Ti darò tutte le risposte alle domande che magari esiti di fare alla tua banca, all'assicuratore o meglio ancora al tuo cugino esperto e plurimilionario. Ricordati che se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Partiamo! Come già accennato all'inizio del video, il nostro punto di partenza è il mondo dei fondi pensione. Ma cosa sono i fondi pensione e perché dovrei pensare già alla pensione? Ti darò due esempi. Primo, sei un giovane di 20 anni. Hai appena cominciato il tuo percorso lavorativo, ma non sai se quello che fai è quello che ti piace. Certamente ci sarà tempo per pensarci, fare altri progetti e cambiare svariate mansioni, ma una cosa è certa, prima o poi andrai in pensione. Adesso la tua domanda è spontanea. Quando e con quanto? Qui la risposta è dipende. È ovvio che il lavoro che hai scelto o che stai per scegliere avrà un impatto notevole sia sulle tempistiche sia sulle somme che andrai a percepire. Varie professioni offrono diverse finestre di pensionamento. Secondo esempio, sei un professionista, hai 40 anni, hai una famiglia o stai pensando di crearla. Mensilmente le tue entrate sono stabili, hai un piccolo capitale sul conto corrente. Stai già cominciando a pensare a cosa ci sarà dopo la fine del percorso lavorativo. La tua preoccupazione è come moltiplicare le risorse per poterti permettere una vita decente o almeno arrivare alla pari con i costi che subisci sul conto corrente. Ricordo che oltre i 5.000 euro depositati sul conto corrente, oltre ai costi fissi applicati dalla tua banca, paghi l'importo di bollo pari al 34,2 euro, al quale si aggiunge il 2 per 1000 di imposta addizionale. E anche se hai un conto corrente che non presuppone costi fissi, il bollo sarà a tuo carico lo stesso. Entrambi questi esempi hanno come discriminante comune la pensione. Ora, ci sono tanti modi per pensare a questa, ma io ti invito a ragionarci su quello che è più facile ed intuitivo. Hai intuito bene, parlo della previdenza complementare. Ma perché complementare? Perché in aggiunta a quella pubblica dell'INPS e del meccanismo di versamento del TFR a questo tipo di previdenza. Adesso forse ti starai chiedendo, ma cos'è questo TFR? Cosa c'entra con i fondi pensione? Dovresti sapere che il trattamento di fine rapporto è una parte del tuo stipendio riconosciuto in busta paga mensilmente, accantonata a tuo nome in azienda e liquidata alla fine della prestazione lavorativa. In soldoni, questo rappresenta il 7,41% del tuo reddito lordo, dal quale togliamo lo 0,5% a titolo di ritenuto dall'INPS per alimentare il fondo di garanzia del TFR in caso di fallimento. Arriviamo così alla quota netta pari al 6,91%. Questo importo appunto che verrà liquidato al momento del licenziamento, scadenza del contratto oppure causa maggiore. Detto questo, ora sai che il TFR ti spetta alla fine del percorso lavorativo ed inoltre viene accantonato per definizione in un fondo INPS oppure nella tua azienda. Nel fondo INPS la tua azienda ha più di 49 dipendenti. Per rinfrescarti la memoria, ricordati il momento in cui hai firmato il contratto di lavoro. Sicuramente ti è stato consegnato il modulo TFR2. Questo passaggio è necessario per definire la destinazione del tuo TFR e se al momento della firma del contratto avessi già aderito a un fondo pensione, sarebbe bastato indicare il nome sul modulo TFR2 e il tuo datore di lavoro avrebbe fatto confluire automaticamente la somma verso il fondo indicato. Se però non l'hai fatto, sappi che in ogni momento si può decidere di spostare il TFR pregresso. Che, ti ricordo, non è sul tuo conto corrente, ma che è rimasto in azienda e quindi è un tuo salvadanaio, senza in realtà mettere dei soldi di tasca propria. Date queste premesse, siamo pronti per spiegare cosa rappresenta un fondo pensione. Esistono due tipi, chiusi e aperti. I fondi pensione chiusi sono legati a particolari accordi per specifici settori, ai quali possono aderire solo soggetti appartenenti a quei settori.
Per questa tipologia particolare, il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo supplementare oltre che il TFR. I fondi pensione aperti sono invece destinati a tutti i lavoratori, dipendenti privati e pubblici. Ci sono inoltre i piani individuali pensionistici, che rappresentano un'assicurazione con finalità pensionistiche e sono i più numerosi in Italia. Facciamo ora i conti. Si pagano meno tasse. All'arrivo dell'età pensionabile, il TFR accumulato in azienda verrà tassato dallo Stato in base al tuo reddito e quindi con un'aliquota fiscale minima del 23%, per arrivare al 43% per chi supera 75.000 euro di reddito lordo annuo. Dall'altro canto, il TFR accantonato nel fondo pensione gode di una tassazione agevolata sin dal momento dell'adesione, che parte dal 15% per arrivare al 9%. Aderendo a un fondo pensione, devi far più nulla. Se siamo dipendenti, ci pensa l'azienda a far confluire il TFR nel tuo fondo pensione. Se aderisci a un fondo pensione, devi solo ricordarti di fare tu il versamento periodico, ma puoi impostare con la banca il pagamento automatico e non pensarci più. Inoltre, il versamento nel tuo fondo aperto ti compare nel 730 precompilato. Infine, a investire i tuoi versamenti ci pensa il fondo, non devi preoccuparti di studiare dove mettere i tuoi soldi ogni mese. Il costo di gestione è implicito nel tasso di rendimento che ti viene riconosciuto ogni anno al netto di ogni costo. Puoi paragonare i diversi fondi e l'incidenza dei costi attraverso l'indice sintetico di costo che trovi sul sito della COVIP, ovvero la commissione che vigila su tutti i fondi pensione. Il TFR in azienda dovrebbe essere rivalutato annualmente al tasso costituito dall'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione annua, che nel 2019 è stata pari allo 0,6% circa, una rivalutazione media quindi di 2,1% all'anno. Chi ha scelto invece di destinare il TFR verso il fondo pensione vede le sue somme rivalutate in base ai risultati della gestione finanziaria, in cui appunto è stato scelto di investire. Per dare alcuni esempi, nel periodo da gennaio 2009 al dicembre 2018, quindi 10 anni, il rendimento medio dei fondi pensione è risultato pari a più 4,1 per i fondi aperti, più 4 per i piani individuali pensionistici, più 3,7 per i fondi di categoria. È immediato che i fondi pensione sono di gran lunga più vantaggiosi per il lavoratore che vuole preservare il suo TFR dandogli più valore e mantenere il potere d'acquisto, che viene diminuito per via dell'inflazione. Il fenomeno inflazionistico non è mai da sottovalutare, soprattutto nel lungo periodo. Un esempio pratico in questo senso: dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2019, stessi 10 anni, 100 euro lasciati sul conto corrente sono diventati 89,3 euro, solo per effetto di questa inflazione, con un tasso di rendimento negativo pari all'1,14% annuo, per non contare i costi applicati alla gestione di quei 100 euro sul conto corrente. Quindi basterebbe un fondo che possa dare l'1,14% all'anno di rendimento netto per poter azzerare l'effetto di questa inflazione, rendimento che stragrande maggioranza dei fondi offre infatti. Non è bello perdere i soldi senza nemmeno aver provato a metterli in salvo. I fondi pensione hanno il vantaggio inequivocabile della liquidità, non sono dunque soggetti al fallimento alla pari del tuo datore di lavoro e quindi sono in grado di restituirti tutte le somme versate alla fine del percorso lavorativo. Questo vantaggio è dovuto al fatto che le società che gestiscono i fondi sono consolidate e adottano meccanismi di protezione parziale o totale del tuo risparmio in base alle linee di investimento scelte da te e congruenti con il profilo di rischio che ti è stato assegnato. Anche questo è un tema importante. Ci si può trovare all'improvviso in una situazione di bisogno di liquidità per varie ragioni ed il fondo pensione in questo caso ti offre la possibilità di ricevere un importo parziale, seguendo particolari condizioni, che in grande linea sono comuni per tutte le società che gestiscono tali fondi. Per le spese mediche potrai richiedere fino al 75% della somma accumulata in ogni momento e con tassazione statale agevolata. Decorsi 8 anni dalla tua presenza nel fondo, potrai richiedere fino al 75% per l'acquisto oppure ristrutturazione della prima casa, con una tassazione pari al 23%. Sempre dopo 8 anni di permanenza,
potrai richiedere al massimo 30% del capitale accumulato per qualsiasi esigenza senza alcuna motivazione, e anche in questo caso la tassazione sarà del 23%. Ultimo, ma non per ordine di importanza, in caso di licenziamento o disoccupazione, anche di un solo giorno, certificata con il modulo percorso del lavoratore rilasciato dal centro per l'impiego, a partire dal 2019 hai la possibilità di richiedere l'intera somma accumulata nel fondo. Ci sono tanti aspetti legati al fondo pensione, solo per nominare alcuni: trasferimento delle somme pregresse in azienda verso il tuo piano pensionistico, la scelta delle linee di investimento del TFR, dal più cauto al più aggressivo, e inoltre la possibilità, dopo 2 anni di permanenza in un fondo, di migrare verso un altro, oppure aprire direttamente una posizione complementare in aggiunta a quella già attiva. In questo senso, la legislazione non pone nessun limite al numero di fondi che una persona può aver sottoscritto in Italia. Oltre alla TFR, potresti decidere di versare anche somme prestabilite che verranno addebitate direttamente sul conto corrente. Questo aggiungerà ulteriore liquidità al tuo fondo pensione per permetterti di accumulare più capitale in meno tempo. Per il versamento aggiuntivo, lo Stato ha previsto un incentivo fiscale. Hai mai sentito la deduzione fiscale? È un meccanismo che viene applicato in sede di dichiarazione dei redditi. Supponiamo che nel 2019 hai versato in aggiunta al tuo TFR una somma di 100 euro al mese, pari a 1.200 euro per l'intero anno. Quando quest'anno 2020 andrai a fare il 730, ti verrà riconosciuta una deduzione pari a 1.200 euro. Significa che se hai avuto un reddito imponibile lordo nel 2019, per esempio pari a 15.000 euro, questo sarà diminuito di ulteriori 1.200 euro, quelli appunto versati nel fondo pensione. Ti ricordo che il limite massimo della deduzione è a 5.164,57 euro all'anno. Quindi le tasse che dovrai pagare allo Stato saranno calcolate su 13.800 euro, che è appunto la differenza tra 15.000 iniziali e 1.200 versati nel fondo. Inoltre, dei 1.200 euro ti verrà riconosciuto un bonus pari alla tua aliquota marginale, che nel caso di un imponibile lordo pari a 15.000 euro è il 23%, quindi avrai direttamente in busta paga di luglio oppure agosto un conguaglio a credito di circa 276 euro, quindi sono 1.200 euro moltiplicati per l'aliquota del 23%. Questo aspetto è di fondamentale importanza perché rappresenta il vantaggio maggiore che i fondi pensione offrono nel breve periodo, ovvero la possibilità di diminuire il proprio imponibile e quindi ottimizzare la gestione fiscale. Tutti i dipendenti possono aderire ai fondi pensione, in particolare per i lavoratori del settore pubblico c'è il vincolo di sola adesione con versamenti aggiuntivi, perché il loro TFR è gestito direttamente dall'INPS. Per la tassazione agevolata, dal 15 al 9% rispetto al 23% minimo applicato al TFR accumulato in azienda. La maggior flessibilità della società gestore del fondo rispetto all'azienda per le spese mediche, spese d'acquisto della prima casa, oppure il 30% senza alcuna motivazione. I rendimenti maggiori dei fondi rispetto alla valutazione annua applicata dai datori di lavoro, la possibilità di abbassare l'imponibile fiscale attraverso versamenti aggiuntivi, operazione che ti ricordo è impossibile in azienda, maggiore sicurezza dei fondi rispetto al proprio datore di lavoro. Ricordati che il fondo pensione non può fallire. L'articolo 15,5 del decreto legislativo 252 del 2005 recita: ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento. Perché? La previdenza complementare in Italia funziona secondo il cosiddetto sistema a capitalizzazione, quindi ognuno risparmia per se stesso, molto diverso dal sistema di ripartizione applicato appunto dall'INPS. Abbiamo dunque visto i vantaggi dei fondi pensione, che su tutti i fronti si presentano più efficienti del TFR lasciato in azienda. Ti chiederai, ma perché allora tutti i dipendenti non hanno aderito a questa forma di previdenza? For $1 million. La risposta non può essere univoca purtroppo. Certo è che a partire dal 2007, anno in cui la previdenza complementare ha subito un intervento importante da parte del legislatore, solo un terzo dei lavoratori del settore privato risulta iscritto a qualsiasi forma di pensione integrativa. Una delle risposte alla domanda potrebbe essere la scarsa cultura finanziaria in Italia. L'agenzia di rating Standard & Poor's rivela che il nostro paese è l'ultimo tra i paesi del gruppo G7 per alfabetizzazione finanziaria e mantiene al penultimo posto nella classifica dell'Ocse. Come dicevamo all'inizio, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. La pensione è un progetto al quale andiamo incontro tutti.
Senza eccezioni, sarebbe opportuno che ognuno di noi cominciasse a fare delle domande e a trovare le risposte giuste, non necessariamente da soli, ma con l'ausilio ovviamente di un consulente che potrà valutare ogni singolo aspetto del tuo percorso e darti le migliori indicazioni, tracciando le linee guida. Dovrai essere fedele e costante nelle tue intenzioni, altrimenti rischi di non arrivare mai alla meta e di sprecare le opportunità che sono disponibili a tutti, ma veramente sfruttate da pochi. Grazie per essere arrivato alla fine e se hai delle domande puoi scriverle qui sotto nei commenti oppure rivolgerla su uno dei miei profili social, qui trovi il link. Sarò felice di risponderti e sono molto curioso di sapere cosa ne pensi di quanto detto prima. Ricordati di mettere un like se il video è stato utile e iscriviti al mio canale cliccando qui e sul campanello per non perdere i prossimi appuntamenti. Ciao e alla prossima puntata di Il Consulente.